Ok, abbiamo iniziato, è partita. Siamo qui con Lara. Ciao Monica. Ah, Dopo eoni, cioè dopo 8-9 anni, torna Lara. Posso dire da che regione? No. Sì? Dalla mitica Sardegna. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata. Ti invito a connetterti più profondamente a Lara. 5, 4, 3, 2, 1. mostra come un uovo, sembra quasi un uovo di Pasqua, sormontato da un fiocco azzurro. Ti dà l'autorizzazione. Si vorrebbe aprire questo uovo di Pasqua e trovare una gradita sorpresa, ma anche un po' timore ad aprirlo. Apriamolo. Vuole? Lei ne apre solo un pezzettino, una piccola fessurina fa nella parte superiore dell'uovo e vedo che esce un'ape. Dove va Lei pensa che l'ape? sia un buon segno perché la vede libera, la vede produttiva. Dove va l'ape? eh, Vola sopra la sua testa, sulla E? testa di Lara. E che fa? Le disegna diversi cerchi sulla testa, come se volesse dare un assetto diverso, un tipo di, non so, a me suggerisce anche molto l'idea, oltre che dell'operosità, anche della collaborazione, l'ape. Dell'unica mente divisa in tante parti. Mm? Nome del progetto di Lara. Mi viene mai più tirare a campare. Come se in un certo senso la vita di Lara sia stata molto improntata sulla sopravvivenza, intesa non solamente ad occuparsi delle faccende terrene, ma anche proprio a vivere un po' come gli altri volevano. Ora l'anima dice che non è più tempo per tutto questo, ma è tempo di risplendere. Nome dell'anima. Mm, 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 Giallo, Nome dello spirito. bosco. Bosco. Vibrazione di Lara. Mm, 3 miliardi. Consapevolezza. 153, Anima. 42, Vite. 1877, Cervello. no, 9,4, Suscettibilità ipnotica. 38, 40. 3D. Dunque, 65, 66, Vivacità animica. 99. Ci sono entità eteriche. Allora, sì, c'è uno Yeti, quindi questo mostro così con lunga peluria bianca, che appartiene al secondo universo e che vuole proprio isolarla e farla anche sentire incompresa. Poi c'è un serpente
e vuole insinuarsi fra i suoi rapporti e creare proprio un senso di malessere più profondo di quello che in realtà è. E poi c'è un uomo del tempo che le mette una benda sopra gli occhi, gliela stringe bene dietro la testa, poi inizia a fare girare Lara su se stessa, le toglie la benda dagli occhi, ovviamente lei è tutta frastornata con la testa che le gira, e le dice: Dai, adesso scegli la linea temporale che preferisci. Basta. Basta così, sì. Un EDL c'è? È come se si proponesse di essere un angelo protettore, in realtà è come un angelo tentatore. Mentali, novità per Lara. Entità mentali, cape delle entità eteriche e cape un po' di tutto. Io ne vedo tre: stufa, vergogna e rimprovero. Allora, stufa è un'entità mentale che vuole proprio portarla a una condizione di stanchezza, di saturazione riguardo a molti aspetti della sua vita, e direi di livello 5. Poi c'è vergogna, che è un'entità mentale c'è da sempre nella sua vita, magari adesso va anche meglio, però è come se poi a ondate riaffiorasse e vuole farla sentire. Sei tu, Lucio, che hai parlato? Sì, sì, il telefono è impazzito. Ok. Quindi questa entità mentale Vergogna. vergogna vuole farla sentire sbagliata, inadeguata, non all'altezza, e vuole che lei si vergogni di se stessa, delle proprie azioni, in modo tale che le sue azioni e le sue decisioni lei li deve nascondere agli altri. E direi appunto, dipende dai periodi, varia tra il 4 e il 6. E poi c'è rimprovero, ed è un'entità mentale che specialmente nel passato voleva che lei si prendesse la colpa di ogni cosa, che lei si accollasse anche le responsabilità altrui. Voleva che lei avesse una pazienza ad oltranza in tutti i rapporti e in tutte le situazioni. Però poi è come se proprio questo accumulo di situazioni l'ha fatta poi ribaltare come un pendolo, no? Che è tutta versata verso la sopportazione e l'accollarsi lei tutte le colpe. E poi questo pendolo improvvisamente, ma è sempre lo stesso pendolo, Mm? la slancia dalla parte opposta, dove lei si vuole disfare di tutto questo perché non ne può più. E Livello? quindi sì, anche questo, Sì. 5 e mezzo, sì, così. No, entità mentali collettive, se ci sono. Mm, sì. Come se mi venisse incomunicabilità. Cioè è come se sopra questa regione si arrivasse poi ad un livello nei rapporti in cui non c'è più la possibilità di chiarire, di spiegarsi, di confrontarsi in maniera leale e schietta, ma basta si innalzassero dei muri e delle spaccature, i rapporti. Livello? Se possiamo dare un livello. 6-7. Impianti. Come se lei avesse sui capelli una specie di gel ehm,
che crea proprio una sorta di irrigidimento, no, della testa, fai conto, e dei capelli, e che corrisponde proprio a una sorta di resistenza. Mm. Lei che oppone resistenza ha delle trasformazioni profonde. Poi ci sono delle pietre sul cuore, che è come se creassero proprio delle oppressioni, delle chiusure, in modo tale che l'organo maggiormente percettivo, che è il cuore, non potesse funzionare bene. Quindi non potesse dare gli input e l'intuito che è proprio del cuore. E poi vedo simili pietre anche nella zona genitale, come a creare una specie di divieto d'accesso qui. Non voglio che entri nessuno, nessuno può entrare e basta. Basta. Cinema, si aprono le porte. Prima invitata, la Quercia. Beh sì, con grande entusiasmo, con la sua positività verde. Se qualcuno mi chiedesse ma qual è il tuo albero preferito, io sarei forte difficoltà. Perché per ogni albero direi, beh, questo, beh, ma in realtà è questo, ma però io sulla quercia, insomma, sono abbastanza battagliero, eh. La madre. In questo momento Lara è in macchina sotto la sua quercia perché in casa non prendeva la connessione. E io la sto vedendo. Vedo le fronde di questo grande e immenso albero bellissimo. Lei è lì presente, che le fa da tetto, da cappello, da scudo dal sole e non solo. E anche dà incoraggiamento a sbirciare verso una nuova realtà. Sì. Quindi c'è grande protagonista materna, anche perché siccome Lara si è sempre addossata molto le colpe, le responsabilità, i problemi, le soluzioni, eccetera, adesso è come se la quercia volesse un po' alleviarla da questo. È grande sottoterra tanto quanto sopra. Quasi anche un po' di più, perché è come se mi facesse vedere che le radici fisiche più o meno terminano in corrispondenza della chioma nella sua massima ampiezza, ma continuano invece le radici energetiche Arrivano fino a dove? fino al mare. Ah, non poco. Marito. Sì, adesso non so se mi sono fissata un po' con la definizione che lei ne ha dato, però è proprio come se venisse sotto forma di un rettile che ha una cresta. Iguana. Sì, tipo sì, sì. Figlio. E mi viene con uno yo-yo in mano, quindi comunque non è completamente attento. Beh, se è disattento, ha altro da fare, può anche andarsene. La fidanzata è come se lo rimproverasse un po', no? Ma come anche se le dicesse un po', ma dai, è ora di crescere, metti da parte questo yo-yo. Ok, viene qualcun altro? Io non so se c'è qualche nipote in arrivo, perché è come se sentissi la parola nipote. Sarebbe Lara in arrivo? Non ce ne sono al momento. Ok. Come lo vedi rispetto agli altri? Non so, però ho pensato anche al fiocco azzurro iniziale, no? Ah, Bello. che è stato questo rumore? Ah, ok, no, niente, ho capito. Nato maschietto. Sì. Dell'uovo di Pasqua, lo fiocco Mm, azzurro, è vero? mm. Va bene. E invitiamo nel cinema i truffatore donna e uomo.
i due personaggi, lei prima e poi lui, con cui Lara ha conversato in diversi giorni, settimane, che l'hanno portata a perdere molti soldi in una truffa online. Non vedo persone fisiche, ma vedo come una mano, un braccio, scusami, che ha allungato la mano e ha appoggiato all'interno del cinema una matrioshka, che in effetti contiene tante altre matrioshke minori, l'una dentro l'altra. Mm. Oggi parliamo di truffe online. In generale e nel particolare quella di Lara, non dico il nome, dico invece il nome di altre truffe. Una è stata la 2139, che abbiamo già analizzato, andate a vedere le indagini, schema Ponzi, poi crollato e truffa da 200 milioni di euro ad opera di due cinesini, due ragazzi cinesi e un olandese, presunti. Mezza Italia, diverse regioni, eccetera. Poi c'è stata la truffa della donazione, aiutami Monica, la ruota dell'abbondanza, peraltro anche in Mm. Sardegna anni prima. E poi c'è per esempio Future Multiverse, una bella truffa tedesca ad opera di italo-tedeschi, tutti nel cinema o tutti chiamati adesso in prima linea. Allora, la cosa che mi sorprende è che, inclusa mm, la truffa, no, di Di Lara, Lara? Mhm. mh, porta avanti dei militari. Sì, non sono stupito. Quindi questi Mm. soldi vanno nelle armi, nella guerra. Ehm, allora, che una parte di queste azioni è proprio supportata sì, dall'ambito militare e ritorna appunto nell'ambito militare. Future Esatto. Multiverse? Anche? Sì, paradossalmente io la vedo collegata all'America. Mhm. Ma è una truffa? Perché qualcuno crede ancora che non lo sia. Allora, mi dà che è una truffa al 70%, perché poi forse anche questa è la particolarità che eh, magari alcune lo sono al 100%, altre parzialmente. Mhm. Quindi al 30% non è una truffa, si guadagnano dei soldi. Chi li guadagna? Mi fa vedere che ci sono delle persone che mi chiama altolocate. Quindi i pesci grossi, non i pesci piccoli. I pesci piccoli hanno perso tutto. Per loro Mm, truffa 100%. esatto. Va bene. E 2139 dove sono i tre presunti vincitori, casa di carta? Hanno messo nel gruppo Instagram, quelli di 2139, alla fine, quando è crollato tutto, ovviamente per colpa di alcuni investitori cattivi e che non hanno seguito le regole, hanno messo le scene della casa di carta, dove i truffatori che rubano 100-200 milioni di euro al governo spagnolo, alla Banca di Madrid, bla bla, brindano, hanno messo quella scena lì e i truffati erano ancora pronti a dire no, beh, cioè, è colpa di nostra, cioè, abbiamo perso i soldi, era un ottimo investimento. Sì, vedo che all'interno di queste truffe online vengono fatte proprio delle operazioni magiche che sono simili anche un po' a degli scudi che poi hanno una sorta di rimbalzo. Per cui per alcuni truffati può fare l'effetto che hai descritto tu, quindi poi alla fine può accollarsi una sorta di responsabilità. E in altri casi lo scudo serve proprio per proteggersi da eventuali azioni legali o anche azioni energetiche, perché comunque la rabbia e l'odio che si scatena nei truffati potrebbe ovviamente ritorcersi Mm. contro di loro. Però Per cui vedo che hanno questi scudi molto spessi. io ho un'ipotesi, in realtà queste persone, se hanno anima, poi in qualche modo si mettono di fronte
a quello che hanno fatto. Quelli di certamente. Future Multiverse l'hanno l'anima? Allora, ci sono alcuni appunto militari Ce ne sono privi. rettili, sì. Altri? Altri estremamente fragili, manipolabili e alcuni di questi sì ce l'hanno Ok. l'anima. Quando andranno nell'oltre, vanno nel basso astrale per quello che hanno combinato. Alcuni sì, Mhm. altri mi fanno vedere tipo che cambiano poi vita all'interno di questa vita Ok. per poter riparare. Ok, però allora l'impunità non va bene. Adesso il momento dell'impunità non va più bene. Quindi io, come questi fanno magia, facciamo anche noi, Sì. stabilisco che per qualunque tipo di truffa, in primis quella di Lara, non la nomino, ma Lara la sa, quelli dei 21,39, quelli della ruota dell'abbondanza, lì della donazione, dei bonifici e Future Multiverse, tutti finiscano con una pena che loro stessi si autoinfliggono, però moltiplicata di almeno 1000 a seconda del volere dei truffati. Due Mm, cose, questa è la prima. mm. Questo tuo intento vedo che ha generato un enorme trapano che ha iniziato a fare un foro centrale nello scudo che loro si sono creati. Bene, quindi se loro come anima ritengono di dover passare, non so, 5 anni nel basso astrale e uno solo dei truffati accetta il per 1000, diventano 5000, sempre Mhm. previa verifica. Ma se due accettano, diventano due volte 5000, 10.000. Se tre accettano, 15.000. Siccome i truffati sono tanti e tutti lo devono sapere a livello eterico, Sì. attenzione. Secondo, i truffati in vita, qui in vita, avendo avuto un danno a livello economico e energetico, devono avere una restituzione a livello economico e energetico pari o superiore a quello che hanno perso. Allora, questo dal mondo, diciamo così, dell'invisibile mi viene detto sì, a condizione che loro capiscano delle Certo, cose, certo, altrimenti in automatico no. assolutamente. Cosa devono capire? Mm. Allora, non è uniforme la lezione da capire, eh, perché mi fa vedere che, per esempio, alcuni devono capire delle dinamiche con i genitori, altre delle dinamiche con il partner, altre delle dinamiche, tipo con i vicini di casa. Sociali. Mhm. Sì, 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 esatto. Eh, quindi non è uguale per tutti. Ehm, Però per tutti c'è la possibilità di effettuare una correzione, diciamo, no? Nella loro comprensione e quindi poi nei rapporti e quindi la restituzione, come hai indicato tu. Va bene. E comunque è stata attivata anche questa seconda parte. Sì, sì, e questa è stata attivata con questo enorme trapano che è come se eh, premesse sì, di dietro dei truffatori. Ok, come loro l'hanno fatto ai truffati, adesso i truffatori lo fanno loro. Va bene, così è deciso. L'udienza è tolta. Esatto, l'udienza è tolta. E nel caso di Lara, causa Allora, vediamo un esoterica po'. di questa truffa. E sento questa frase ripetuta tante volte, apri gli occhi, apri gli occhi, apri gli occhi. Eh, per aprire gli occhi, devi collegarti al cuore. Se tu pensi di aprire gli occhi collegandoti alla mente, gli occhi sono chiusi. Apri gli occhi anche la frase finale dell'ipnosi. 5, apri gli occhi. Eh, E eh, Lara ci ha parlato di una sorta di ipnosi, no? Quella in cui era ehm,
caduta, nel corso dell'attivazione della truffa. sì. Ehm, Questa ipnosi si è attaccata, diciamo così, a questi sassi che lei ha sul petto e che quindi rendevano difficile, no, il raggiungimento dei messaggi del cuore alla sua mente e oltretutto ne ha aggiunti altri, in modo appunto che lei non potesse connettersi al proprio cuore e sentire la voce interiore che le avrebbe svelato la truffa. Mm. E effettivamente, come se a tratti le voci di questi personaggi, adesso per esempio sento la voce femminile, diventa quasi metallica, robotica, in grado proprio di imprimere un comando che ha un effetto profondo ed immediato. Proprio come se fosse un'arma psicotronica che è in grado di agire a livello neuronale e quindi l'azione a quel punto diventa come meccanica, automatica. Si esegue il comando. Mm. Allora, alla radice è come se vedessi in Lara una forte fragilità e scarsa fiducia in se stessa. Anche se lei invece esteriormente sembra abbastanza forte, no? Risoluta, ehm, come se dentro di lei, posso dirti che anche questa pace che lei ha creato con il padre, per lei è vera, però allo stesso tempo è come se fosse stata incollata, cioè non è saldata, ma è incollata e vedo alcuni punti in cui si scolla, si solleva. Eh, Chiamiamolo Perché è padre. come, Mhm. E vediamo un come? po', è come se lei avesse tantissimo lavorato a livello psicologico, però non a livello eh, Eh, eterico. mm, Del cuore. Mm. Perché il cuore si espande per molti metri e quindi è come se lei avesse risanato solo il primissimo raggio di azione del cuore, non tutto il resto. Allora, vediamo un po' il papà, vediamo un po' il papà. Tipo come se dicesse il 90% delle cose che facevi, che sceglievi, che dicevi, io le contestavo, le avrei volute raddrizzare, cambiare, ma anche a volte per puntiglio, per far sentire che la mia autorità era forte e che quindi l'ultima parola doveva essere la mia. Col vigore e con l'orgoglio maschile non si scherza. Eh, queste sono le grandi fragilità di molti uomini. E poi metti al mondo un passerotto, mm, che per lungo tempo viene minacciato da dei rapaci. E non è facile per quel passerotto fronteggiare i rapaci. Come lo vedi adesso? Dov'è? Come a ricordare come miele, vasi e vasi di miele, le parole, le azioni,
mi dice degli ultimi 2 anni in cui Lara ha fatto delle cose, ultimi 2 o 3 anni specialmente. Ne sono stato goloso di tutto questo miele che lei mi ha portato e ha in qualche modo accorciato il lavoro che io ho fatto di qua. Sono sincero, una cosa così non me l'aspettavo, dice riferendosi all'esperienza dell'aldilà. Non me l'aspettavo di riuscire a sentire con così tanta profondità la mia vita, a rivedere i miei figli e piangere, a rivederli di là, no? Da là, dall'alto e piangere. Anche per Lara? Lui dice, in qualche modo io ho messo lo zampino per questo matrimonio infausto. Eh, ho messo le basi per questo matrimonio. Ehm, c'è una parte di Lara che è un po' inconsolabile eh, riguardo a questa sua scelta, questa scelta di vita, perché le sembra di avere un intruso al suo fianco. Le si volta e vede uno sconosciuto e si chiede come sia possibile dopo tanti anni avere uno sconosciuto, un intruso in casa, che parla una lingua che lei non riesce a comprendere. E d'altronde lei parla a sua volta una lingua che il marito non riesce a comprendere. Non ha voglia neanche di comprendere. Il padre dove si trova rispetto al cammino verso il portale aureo? No, no, il padre è già nel portale aureo. Continua a sentire l'insistenza di questo bambino, come se in qualche modo possa portare una forte gioia anche nella vita di Lara. Il figlio del figlio che arriverà. Mm. E circa la truffa, cosa dice padre? Cosa ti devo dire? Ehm, dunque, fa riferimento tipo a un'associazione di consumatori, qualcosa di simile. L'unione fa la forza, dice. Sembra che occorrano altri soldi per recuperare quelli persi. Lui cosa dice? E muoviti anche su un altro piano, dice. Muoviti sul piano dell'unione fa la forza, perché se ti muovi solo sul piano legale non otterrai quello che vuoi. Quindi basta scrivere su internet il nome di questi qua, anche su Telegram, e si potrebbe aprire un mondo. Sì, altre persone che si lamentano e creare proprio una sorta di coalizione. È molto importante una energia compatta, abbondante, di contrasto a questa ingiustizia, perché alla fine è una grande ingiustizia. Mm, mm, mm.
non è solo una questione sua personale. E questo le insegnerà a sentirsi parte di un tutto e a voler portare dei cambiamenti nel mondo. Perché è vero, come tu hai detto, che molti di questi soldi vanno in armi, nei conflitti. Mm. Come se lui dicesse, bambina mia, asciugo le tue lacrime che non vuoi mai versare per orgoglio, ma che io sento perché stanno bagnando le mie mani. È tempo di condurre qualcosa di molto importante. È tempo di condurre una rivoluzione di coscienza. E tu hai tutti gli attributi per farlo. Non so poi cosa vi vuole indicare le gambe, i piedi, le caviglie, come a fare un complimento. Mhm. Cioè, Non lo so, se magari Lara ha delle belle caviglie, ha dei bei piedi, non ho idea. Come l'orgoglio, no, di un padre di aver fatto qualcosa di bello. va bene, lo salutiamo. È venuto qualcun altro anche? Si è presentato qualcun altro in maniera spontanea? No, io non ho percepito altri. Lo salutiamo allora. Cosa fa? Le mette tipo una ghirlanda di fiori sulla testa, fiori bianchi e viola. Adesso io ti faccio sentire una regina. Non sei più la serva di nessuno. Va bene. Monica, causa esoterica dell'aver chiuso così tanti rapporti. Allora, mi viene proprio l'espressione soluzione drastica. Abbiamo spiegato un po' prima che come reazione all'aver tanto sopportato, lei ha fatto che tagliare di netto eh, tante relazioni, no? Quindi lo Yeti ovviamente è molto contento perché lo Yeti la vuole isolata, la vuole incompresa e più debole in questo modo. Ce l'ha. Anche il serpente ovviamente ha avuto nell'infilarsi all'interno dei rapporti e a creare anche più malintesi del necessario. Alcune cose lei le ha viste correttamente, alcune dinamiche di imbroglio, no? Però altre invece sono state delle incomprensioni, cioè le persone non si sono spiegate correttamente. Quindi lei ha capito delle cose, l'altra persona ha capito altre cose. Un equivoco proprio è stato con alcune persone. Non so, a me viene un nome di no, il nome, una cugina. Con cui lei ha tagliato i ponti. Sì, e non, come se fosse stata tirata in mezzo in delle cose, poi non ha più di tanto reagito. Mm.
insomma, una serie di nodi e di grovigli, ehm, dove lei comunque non è stata l'unica vittima, eh. Cioè lei magari in questo momento pensa sono stati tutti contro di me, no? Però altre vittime ci sono state all'interno di questi raggiri familiari, io parlo a livello familiare. E il rapporto col marito e il figlio? Alieni, li definisce. Mm. Allora, devo capire un attimino questo chi è, perché mi sta facendo vedere una vita parallela. In questa vita mm, c'è lei e il figlio, il marito non c'è in questa vita. E il rapporto è sempre lo stesso perché lei è la madre e lui, anziché essere un figlio, è una figlia. Mm, il marito è violento con entrambe. La figlia uccide il padre nell'ennesimo scontro, diciamo, per legittima difesa. Però la madre denuncia poi la figlia, che in questa invece vita attuale è il figlio. Quindi è come se questo, allora, come funziona, no? Che noi veniamo qua nella Matrix collegati anche ad altre vite, che noi possiamo chiamare vite precedenti, poi in realtà sono simultanee, ma va benissimo, la nostra mente le concepisce come vite precedenti Mhm. e sono vite ehm, nelle quali noi facciamo anche fatica a riconoscerci, perché difficilmente possiamo pensare di fare le azioni che ha fatto la me in quell'altra vita. Eppure sono vite che condizionano profondamente la vita attuale. E in effetti è un gioco, no? Riuscire in qualche modo o a modificare la vita che ci condiziona oppure tagliare completamente il filo, no? Allora cosa succede? Che quella che era la figlia alla fine è finita in galera per aver liberato tutte e due e per cui c'è un risentimento. Come posso Mm. dirti? Nel figlio attuale, che in quella vita era la figlia, è come se fosse rimasta una sorta di difficoltà a stabilire una vera confidenza, una vera profondità di rapporto con Lara, proprio perché è collegato a quella vita lì. Ehm, Lei cosa può quindi fare a questo proposito? Lui, lei cosa può fare? spetta a lui. Ma allora dunque, lei prova a ritornare a quella vita e a non denunciare la figlia, perché in fin dei conti la situazione era veramente diventata insostenibile e davvero avrebbe potuto degenerare nella morte di entrambe da parte del marito, no? Quindi non la denuncia e scappano via per evitare la polizia, cose del genere, no? Scappano via insieme. Quindi questa manovra vedo che modifica il filo di connessione anche da parte del figlio, eh. Si connette ora questa nuova vita, questa vita così modificata. Ed è come se lo sentissi più morbido, più affettuoso, più comprensivo anche nei confronti della mamma. Quindi in eterico la situazione è questa. Nel fisico è come se potesse veramente cambiare nel momento in cui
io non so se deve nascere veramente questo nipote, magari fra un po', no? In cui Lara avrà la possibilità di manifestare a sua volta comprensione e tenerezza, Monica, anche nei confronti della nuora. pensione molto vicina, preoccupazione perché la pensione, sì, le impedirà di lavorare, quindi avrà molto più tempo, ma anche molti meno soldi. Allora, quello che mi viene come connotazione di Lara è che lei è una donna dalle mille risorse, tipo che in un momento si sente così che oh, non ha niente, poi dopo se ne viene fuori con una idea che può cambiare le cose, no? Adesso non so perché c'è questa cosa, non so, vedo un banchetto tipo con dei fiori, delle piante, eh, non so, come se lei potesse in qualche modo partecipare a un'attività del genere, che magari per lei, no, sono delle piante facili da coltivare, poi tipo, che ne so, boh, se le porta al mercato o che cosa le vende a qualcuno che ha il mercato, Mhm. ok? Cose del genere. Come se quello poi fosse l'inizio di un concatenarsi di eventi. I lavori di ristrutturazione della casa? Allora, questo mi dice stand-by, mi viene. Quindi un attimino di attesa per questi, cioè di non avviarli ora. Ok. I soldi, ripeto, da tirar fuori per recuperare quelli persi? È questo che mi era venuto, cioè prima come se lei dovesse provare un'altra strada, che a me è venuta anche su suggerimento del papà come un'unione consumatori, insomma, un riuscire a scoprire, ad intercettare altre vittime di questa stessa truffa. E un confronto fra di loro, un'unione fra di loro, prima questo di iniziare la sua pratica privata. In modo tale da avere mille suggerimenti dagli altri, da soggetti non Sì, interessati, sì, a fregarla, insomma, a portarle via altro denaro, perché tutti sulla stessa esatto. barca. Eh Mm, sì. ok. Mm, Ma se fossi tu, Monica, tireresti fuori altri soldi? Come la vedi? La vedi proprio allora, vincolata al tuo aprirti scusami, la vedi vincolata al mio aprirmi, cioè ad altri gruppi di truffati come te? La sto trasferendo artificialmente a te per renderla un pochino più comprensibile, diciamo, a Lara, solo quello. ma allora dunque, aspetta, questa è la sua esperienza di vita, ok? Mm. La sua esperienza di vita, cos'è che vuole la sua anima? La sua anima vuole che lei in qualche modo recuperi la fiducia nell'altro, perché lei ha avuto tutta una serie di situazioni in cui lei ha ritratto la fiducia, ok? E invece adesso vuole che lei ribalti, cioè quando noi saremo nell'oltre non ce ne importerà niente del discorso materiale, dei soldi, eccetera. Ok, ma di ciò che abbiamo compreso, di quanto siamo riusciti a usare il nostro cuore per risolvere le situazioni. Mm, 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 mm. Chiedere a un avvocato non è usare il cuore, tanto è l'avvocato che fa e lo fa attraverso altri tipi di inganni, ok? Qua invece la lezione che c'è per Lara è quella di riuscire a togliere queste pietre che lei ha sul cuore, di confrontarsi con altre persone che tra l'altro saranno portatori, e queste altre persone portatrici, delle loro storie, di quelle che erano anche loro i loro sogni. E sarà un modo bello anche per Lara di riattivare proprio la sua sensibilità, la sua empatia, perché noi crediamo che la soluzione ai nostri problemi passi per la materia, quindi il fatto di avere del denaro, il fatto di avere un buon avvocato, eccetera. E questo è il piano materiale. Ma la vera soluzione nasce dall'energia.
L'energia che scaturisce dall'alleanza fra le persone non ha eguali, dalla fiducia che rinasce dentro il cuore di Lara non ha eguali. Nessun avvocato può portare, nonostante la sua competenza, la stessa energia che porta un cuore che ha riacquistato fiducia, che si collega alle soluzioni dell'universo e che questo lo deve sentire. Andiamo con Lara al cluster. Tutto questo l'ha deciso lei in contratti e patti che ha deciso e stipulato con se stessa. Vediamo come li vedi, Monica, e se ha, tra virgolette, il coraggio di toglierli tutti. Mm. Lo vedo come una spada principale conficcata dentro uno scoglio e poi dei pugnali secondari. Lei probabilmente ha voluto visualizzare così i suoi contratti perché in effetti ritiene di aver ricevuto diverse pugnalate. Mhm. E ricorda però anche la spada nella roccia, quindi dei contratti difficilmente estraibili, delle spade difficilmente estraibili, dei contratti difficilmente eliminabili. Eppure così semplice. È che lei, dunque, è come se lei sentissi che ha un misto di blando rammarico, di amarezza in bocca per tutte queste vicende e fa fatica, mh, a trovare quel grado di pulizia che permette l'estrazione di questa spada dalla roccia, perché ci vuole tanta forza e tanta pulizia. Perché lei comprenda che il gioco Matrix è fatto così, è fatto proprio di anche tante amarezze, tante crudeltà, per poi farci arrivare a capire il senso dell'amore, non per farci stare in questa amarezza. Ora è come se questo scoglio fosse diventato un panetto di burro e per cui l'estrazione ovviamente risulta molto più facile. Sì, anche gli altri pugnali sono come infilati dentro a dei grossi panetti di burro. Quindi Lara fa il giro per estrarre con le proprie mani un pugnale dopo l'altro e lascia per ultima la spada. Fa un po' più fatica, con questa, perché è più lunga e è andata più in profondità, però riesce a sfilare via anche questa. E poi decide di buttare via sia le spade che questi panetti di burro, come se prendesse una grandissima pellicola di cartaforno Mhm. e accartocciasse tutto questo insieme di burro e di lame dentro questa pellicola di cartaforno, ne fa una grande palla e la palla la butta dentro una fornace che immediatamente brucia la palla con tutto il Brucia suo la palla. contenuto. Sì. E allora Lara chiude il grande sportello della fornace. Si sente molto più leggera, soddisfatta, sente che è stata brava in gamba.
e suo padre le scrive 10 lode. Ottimo. Esiste un avatar per Lara, ovvero quella toccio che davanti a un computer gestisce tutte le vite parallele di Lara. È un avatar femminile. ehm, Ha questo sopracciglio sollevato e la bocca che pende da un lato. Ehm, Come un misto di giudizio e anche un po' di perfidia. Lara dice che adesso lei si sente inattaccabile, quindi non esita a buttare via tutto quanto dentro un portale definitivo. Anzi, è come il portale definitivo che si mette ad aspirare con grande vigore questo avatar e tutti i suoi accessori dell'ufficio, computer, sedia. Ok, con questa condizione, lo Yeti, il serpente, insomma, tutte le entità eteriche esistono ancora. No, La stufa, entità mentale, la vergogna, il rimprovero e l'entità mentale collettiva incomunicabilità esistono ancora. no, Gli impianti. no, ha tolto anche tutti i massi che c'erano sul pezzo. Vibrazione da 3 a 189, consapevolezza 153. 176. Ci sono incrementi ma non stravolgenti. Solitamente abbiamo incrementi più forti. Anima da 49, Forse era più bassa, era 42, sì. 41, 42, 54, Vite 1877, 1648, cervello 94, 10, suscettibilità ipnotica 38, 53, 3D 65. 40, Vivacità animica 99. ora 100. Ok. Sa davvero, vuole davvero sapere come stanno le cose. Va bene. Come vedi, la quercia. Si sta muovendo allegramente, come se stesse facendo una danza, una ola, un gesto di trionfo. Il marito. E si alza come dire, ma va, va, va. Il figlio. Il figlio dice, però ci può stare. La fidanzata del figlio. C'è una fidanzata, quindi. Sì, C'è la fidanzata, sì, sì, sì. sì, sì, sì. Qualcosa del tipo, ti ho detto che sarebbe stato interessante. Come vedi, Monica, nella sfera di Lara, i truffatori. In mutande. Va bene, Lara voleva aumentare il proprio livello di consapevolezza e libertà. Ce l'ha fatta? Sì, mi fa vedere quanto è utile per lei mettere le mani dentro la terra. Mi ritorna questa cosa di lei che pianta, travasa, le talebo, queste cose, come se questa cosa l'aiutasse anche questa ad evolvere molto, perché riceve delle informazioni e degli input molto importanti. Lara a Tara. Via col vento, non capirà nessuno se non i boomer che siamo noi.
Un messaggio di Lara a se stessa nel futuro. Potrebbe essere una Lara di fine estate, una Lara tra un anno, una Lara tra 2 anni, 10 anni, quello che è. Un messaggio che definisca il significato e il senso della giornata di oggi per lei. Sì, eccoti qui col sorriso, con la pace nel cuore, con la gioia di vivere e tutto è ricominciato da lì. La vedo come se fosse in una sorta di bar, forse, è seduta, sta ridendo. ehm, E vedo che però si sta scambiando delle battute scherzose con il figlio e con il barista. Sono divertiti, stanno passando dei bei momenti e lei è veramente spensierata, è a suo agio, non ha nessun tipo di turbamento. Poi vedo che passa una persona, che non so chi sia, e la saluta in maniera molto gioviale. Messaggio finale di Lara a se stessa. Si può cambiare fino all'ultimo giorno della propria vita, non è mai tardi per ribaltare tutto quanto. Come la vedi? Sì, che sento come se dicessi il cielo è sempre più blu e guarda in alto, sorride. Che giornata è stata oggi per lei? Ehm, Memorabile. Se ti rifacessi questa domanda identica altre 2 volte, come mi risponderesti altre 2 volte? Che giornata è stata oggi per Lara? La giornata di oggi. Epica, Che giornata è stata oggi la giornata di Lara? perfetta. Vabbè, perfetto. Abbiamo finito.